Allora, grazie per essere venuti, grazie per aver accolto l'invito alla presentazione questa sera e all'incontro con un libro dal titolo Corpo e preghiera e sottotitolo Nobiltà di un filo d'erba. L'autore è scritto qui Jean Absat e introduzione e traduzione a cura di Martino Nicoletti che è accanto a me. Allora, questo libro ha come l'autore di questo libro veramente è un enigma, Martino lo dice qualcosa di lui, dice che sarebbe o è francese, ma molto giovane si è messo in viaggio per l'Asia, ha girato per l'Asia, per la Persia, per l'Armenia, la Siria, ed ha incontrato maestri che lo hanno formato. Molte altre cose non le dice, ma magari forse stasera qualcosa racconterà, oppure se non ha voglia non racconta niente. Mi hai letto nel pensiero, grazie, no, scherzo, no. Che un film. Allora, di fatto questo libro ha come centro, c'è una lunga presentazione di Martino, una sessantina di pagine, e poi c'è il libro che di fatto ha la forma, c'ha una forma particolare, di fatto è un insegnamento a un invisibile allievo. Questo si articola in 10 capitoli. E che cosa fa questo maestro? Guida l'allievo, lo invita, lo fa diventare un pellegrino dello spirito, a fare un viaggio che poi di fatto è un viaggio nell'interiorità, nella nostra interiorità, ma in particolare per fare una scoperta, fare quella scoperta di quell'unico organismo vivente che può legare l'umano al divino, e questo è il corpo. È vero? Proprio il corpo. Il corpo è una potenza spirituale di per sé, nella quale noi dobbiamo calarci per andare a trovare la nostra vera realtà, come dicevano, il volto originario, quello che avevamo prima della nascita. No, così si dice. E alla base di tutto questo discorso c'è un fatto: si sta parlando di fatto dell'esperienza interiore, cioè anche questo viaggio non lo si può fare perché in qualche modo si è studiato molto la conoscenza del corpo, di questo miracolo che noi siamo, come corpo siamo. Questo miracolo non può essere affrontato con un approccio intellettualistico, astratto. Si può essere raffinati quanto si vuole, ma insomma al centro non ci si arriva. Che faccio? Basta? Wow, hai detto tutto. Ho detto tutto. Wow, grazie, bellissimo. No, se vuoi aggiungere con gran piacere. Io voglio sentire. No, è che adesso è imbarazzante partire già con un livello così alto di presentazione, perché ha colto un po' tutti i punti. Allora, il personaggio ve lo lascio alla fine, così almeno. Quello che diceva Edoardo, parto da quello che dice lui, è improvviso perché avevo pensato a alcune cose, ma vi è molto, molto meglio così. Ha perfettamente ragione Edoardo quando dice, secondo me, che da una parte è il corpo quell'anello di congiunzione che può metterci realmente in contatto con il divino, essendo noi degli esseri terrestri. E non è un caso che siamo degli esseri terrestri. E il libro in parte questo ne parla quando dice che, ad esempio, anche il più elevato e eccelso cherubino, nonostante nel suo amore infinito ruoti ad altissima velocità intorno alla sorgente stessa di tutto l'universo,
però non avrà mai la percezione di cosa significa l'odore di un fiore. Non avrà mai percezione e non potrà assolutamente sapere che cos'è quel moto che dallo sterno ci porta a piangere quando riceviamo una cattiva notizia, una qualsiasi cosa, nel positivo come nel negativo. E non è un caso che nel Corano Allah, ed è lì la grande scissione per quale motivo ci sono gli angeli ribelli, secondo la visione islamica, perché non hanno voluto sottomettersi e rendere omaggio all'uomo. Perché? Perché l'uomo è superiore agli angeli. Perché l'uomo è superiore agli angeli? Per il semplice fatto che, nonostante abbia un destino faticosissimo, difficilissimo, però la meta in realtà può essere superiore a quella degli angeli. Si diceva Felix culpa, quindi beata la colpa che ci ha fatto scendere come meteore e prendere un corpo materiale, dover patire il dolore, dover patire la morte. Però è Felix nel senso che è tutto questo che poi, se vissuto con l'opportuno significato e con la opportuna consapevolezza, è quello che poi ci proietta di nuovo verso il cielo delle stelle fisse e anche oltre. Quindi è vero quello che diceva Edoardo, ed è anche vero quello che diceva Edoardo, che il corpo è una strana bestia, nel senso che corpo e mente è esattamente come voi quando eravate piccoli sicuramente l'avete fatto, i termometri che esistevano una volta col mercurio, no? Poi ogni tanto si rompeva il termometro e i bambini dicevano: ah, che bello, si è rotto il termometro perché lo posso spezzare e prendo il mercurio. Allora la cosa bella era mettere il mercurio su un piattino e divertirsi a schiacciare il mercurio, a vedere che il mercurio, se te lo ci metti una mano, lui boom, immediatamente si espande in 1000 palline e poi a giocare a rimettere insieme le palline e a ricreare la bolla iniziale. E il corpo è lo stesso, più cerchiamo di avvicinarlo con l'intelletto, più lui sfugge. E non c'è modo, più lo avviciniamo così, più lui si allontana. L'unico modo per avvicinarsi al corpo è il corpo stesso, quindi entrare dentro il corpo e percepire il corpo con gli strumenti che il corpo stesso ci offre, che è la percezione del nostro corpo dall'interno. Questo per riprendere quello che diceva Edoardo e un po' per darvi il senso quindi di che peso può avere un libretto così, che tra l'altro sono due termini che possono essere attualissimi ma allo stesso tempo démodé. Corpo è tutto e niente, oramai che cos'è più il corpo al giorno d'oggi? È tutto e niente al tempo stesso. È la cosa più presente a noi, che ci sta talmente oramai attaccata e ci ossessiona talmente tanto che non lo sentiamo manco più nella sua naturalezza. Quindi è dire tutto e dire niente quando diciamo corpo. Preghiera neppure a toccare, perché è oramai una parola tabù che immediatamente pronunciarla significa che per qualcuno già casca in ginocchio in devota fede, e per altri è già un termine che mi dà talmente fastidio, perché da quando sono un bambino o le dottrine o le cose i miei genitori mi hanno forzato che è un altro termine che può essere attualissimo per alcuni ma per altri invece totalmente fuori orbita. L'altro giorno quando pensavo, dico, ma parlare poi di un altro, perché sto Absa francamente è un personaggio che è affascinante tutto, ma che da vari anni che ovviamente è un signore del 1600 e qualcosa, quindi non ho potuto mai conoscerlo, eccetera, però è una persona, se voi avete poi l'avventura di leggere questo libro, vedete che è estremamente attuale quello che dice, è spaventosamente attuale. Poi c'è una sintesi di talmente tante cose e di problemi che riguardano anche il nostro rapporto col corpo di oggi che è incredibile. Però dicevo, quindi che dico? E allora, che dico? Mi sono venute in mente alcune cose, e una in particolare, ed era un passo della Bibbia che sicuramente tutti conoscete, che è Isaia che si dirige verso il monte Santo, il monte Oreb, deve scappare, attraversa il deserto, c'è un angelo che lo guida, vai, 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 entra nella grotta e lì incontrerai Dio. C'è Isaia che quindi segue in maniera pedissequa tutte le indicazioni,
e poi a un certo momento aspetta questo incontro con Dio. E lì è bellissimo perché sono 4 righe, che è il primo libro dei Re, mi sembra, che dice: ci fu una tempesta talmente forte da spaccare le pietre e da spaccare le montagne, ma lì non c'era Dio. Poi arrivò un terremoto talmente forte da scuotere la terra intera, ma lì non c'era Dio. E poi continua. Poi arrivò un fuoco che avvolse interamente la montagna, ma ancora lì non c'era Dio. Poi, da dentro la grotta, Isaia sente una brezza leggera, un venticello, e capisce che nel venticello, non nei cataclismi, c'era Dio. A quel punto esce dalla grotta, si copre il capo col manto e inizia questo bellissimo colloquio con Dio. Questo per dire che, secondo me, già una frase così dice tutto e fa capire il senso di un libro del genere. Non è niente di quello che riguarda il mondo di oggi. Non ci sono cataclismi, non ci sono cose scintillanti, non ci sono cose eclatanti, non ci sono personalità religiose che ormai fanno spettacolo, niente. C'è soltanto una brezza leggera, e per ascoltare, mettersi all'ascolto di una brezza leggera, c'è solo un modo: porgere l'orecchio e fare silenzio. Se no questa brezza dove il divino si nasconde non può arrivare. Stessa cosa, se cambiamo mondo e non vogliamo rimanere nel mondo giudaico-cristiano, se volete, eccetera. Mi è venuto in mente, quando pensavo a questa brezza leggera e sentivo, mi è venuto in mente l'oracolo di Delfi, e poi mi è venuto in mente anche un oracolo molto più antico di quello di Delfi, che è quello di Dodona, che è un oracolo che pochissimi conoscono, che era nell'Epiro, una delle più antiche forme di oracoli che c'erano in Grecia. Un oracolo essenzialmente focalizzato su Zeus, quindi il re degli dei si manifestava attraverso questo oracolo, e anche lì è paradossale, dice Zeus, cioè ce lo immaginiamo sempre saetta sul suo trono, ha detronizzato il padre, cioè è tutta una serie di dei che detronizzano il padre che c'era prima per spodestarlo e prenderne il potere. L'oracolo di Dodona è un oracolo in cui i sacerdoti e le sacerdotesse interpretavano il fruscio delle foglie di una quercia sacra. Stessa cosa, Zeus si manifesta attraverso, ancora una volta, una brezza minuscola, e per sentire la voce di Zeus non c'è da fare quello che faceva la Pizia di Delfi, carambole, mettersi seduta a gambe larghe su un tripode, aspirare gli effluvi che salivano da questo crepaccio nella terra, entrare in una sorta di forsennata trance per parlare in maniera tale che Apollo scendesse nel suo petto e desse voce. Niente. Il re degli dei, Zeus, si manifesta stranamente nel fruscio di delle foglie mosse dal vento. E secondo me questo già la dice tutta su come muoversi e qual è la direzione, se vogliamo veramente ricominciare in maniera autentica e personale a rientrare in dialogo con la dimensione divina. Ascolto e silenzio. Il libro di questo signore Absat è esattamente questo, è un libro che passo dopo passo prende questo suo ipotetico allievo, che poi è ciascuno di noi, può essere un allievo di 5 secoli fa, come può essere di adesso, come può essere fra 2 millenni, e lo guida prendendolo per mano passo dopo passo a questo genere di esperienza, a un ascolto. Quando c'è ascolto c'è necessità di silenzio, quando c'è necessità di silenzio c'è necessità di togliere gli orpelli, togliere quello che non serve. E su questo noi lo sappiamo benissimo, siamo maghi, eccelsi maghi, trovare la modalità per rendere le cose complicate. Ma se vogliamo sentire la brezza che ha sentito Isaia, con tutto il rispetto, magari poteva essere a quelle vette eccelse, ma sulla strada siamo comunque degni, su quella strada ovviamente, di metterci, è necessario cominciare a togliere,
spogliarsi, spogliarsi, spogliarsi. E sebbene la mistica parli milioni di volte di questa kenosis, quindi di questo svuotamento, che addirittura è uno svuotamento che persino Dio, si dice, Dio si svuotò quando Cristo apparve sulla terra, Cristo stesso, il Logos, si svuotò di se stesso e si rese uomo, quindi si spogliò della propria divinità, diventò uomo per giustamente prendere la natura umana e attraverso questo passaggio attraverso la natura umana a divinizzare l'uomo stesso. Quindi la kenosis è qualcosa, lo svuotamento, lo spogliamento che fa parte di ogni mistica. Quello che è interessante in un personaggio come questo di Absa è che è una kenosis che passa per il corpo. E è bellissimo perché se leggiamo i primi libri di questo testo, adesso vi dico anche due parole su questo personaggio di cui io stesso so molto poco, in maniera casuale sono entrato, tra virgolette, non in possesso perché fa ridere, però di questo volume che era scritto appunto da un signore occitano del XVII secolo, quindi in un antico francese, poi riportato, ho fatto la traduzione in italiano, adesso sto lavorando sull'opera in francese, che è un pochino più complessa. Lui dice togli, 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 togli in maniera tale da non confonderti nella strada che vuoi intraprendere. E più togli nel tuo corpo, dal tuo corpo, più ritorni a entrare alla possibilità di entrare in contatto con quella che è la base stessa del tuo corpo. E lui fa proprio questo carotaggio e lo spiega come va fatto e come ognuno lo può fare, di entrare dentro di sé in questo silenzio, in questo ascolto, per arrivare a qualcosa di semplicissimo. Lui dice a un certo punto è come se tu tocchi il fondo senza fondo. E lì cosa rimane? Un qualcuno che respira e che sente un cuore che batte. E tutto quello che serve a noi per ricominciare a capire il senso della preghiera e qual è la strada che attraverso questo battito del cuore, il nostro respiro, ci può riportare a un incontro col divino, non è niente di più né niente di meno di questo. Per cui c'è uno spogliamento, i primi libri sono bellissimi, c'è questo Absa che dice scendi, svuotati di tutto, liberati di tutto, man mano che scendi, come tutte le notti mistiche, non è che ha inventato niente, incontri i tuoi demoni, alcuni tuoi demoni cercheranno di spaventarti, altri cercheranno di sedurti, finché poi non ti trovi faccia a faccia con il più grande dei demoni, che guarda caso, quando lo guarderai negli occhi c'ha la tua faccia. Nel senso che dice il tuo più grande demone intanto sei tu, è il tuo ego. Se tu riesci a sferrare un colpo di spada e a mozzare la testa di questo demone, tocchi il fondo. E quando tocchi il fondo, che cosa puoi fare? Spontaneamente, pian piano risalire. E lui dice, quali sono gli strumenti per questa risalita? Respira, respira. Ascolta il cuore e senti il sangue che circola nel tuo corpo. Che detto a parole dice, vabbè ho capito, poi da questo che fa? Prego, che succede? Dice sì perché questo è l'universo che si manifesta in te. Non sei più tu, questa è la cerniera. Qui tu non sei più tu, qui qualcos'altro, hai la possibilità di percepire quel qualcuno o quel qualcos'altro che ti fa vivere. Perché non è certamente il cervello che muove il cuore, che fa battere il cuore, e non è manco il respiro mosso dal cervello, perché se noi togliamo tutto questo sono dei, tra virgolette, dei movimenti involontari che partono dal cervello, ma il cervello stesso da dove li prende. Quindi lui ti dice attraverso questa semplificazione totale, semplicemente mettendoti l'ascolto del tuo respiro e del battito cardiaco, entri. E cosa entri in questa porta che lui poi parla del cuore fisico e parla del cuore invisibile. Entrando in questa porta del cuore trovi tutto quello che devi trovare. E da lì spiega poi, racconta quali sono gli altri strumenti che permettono meglio di percepire questa dimensione del divino in noi. Ed è una dimensione in cui nel cuore stesso tu percepisci una presenza. E capisci che questa presenza è alla base stessa della tua vita e che semplicemente rientrando in contatto diretto, che non è neppure necessario entrare in un dialogo perché questo dialogo esiste da sempre,
c'è la possibilità di scoprire che noi da sempre, e il nostro corpo da sempre, sta già pregando. Già il fatto di respirare è una preghiera. Già il fatto che il cuore batte significa che c'è una potenza dentro che lo anima, che già sta pregando, e già essa stessa la manifestazione di una preghiera. Ci sono nello Shivaismo, per proprio passare da tutt'altra parte, non è il contesto di Apsa, nello Shivaismo, soprattutto nello Shivaismo kashmiro, si parla oltretutto ovviamente una metafisica dell'uso dei mantra. Voi conoscete lo Spandakarika, che è questo testo che dice che appunto l'intero universo è nato e si è prodotto grazie a un suono originario, per cui tutto è vibrazione in realtà nell'universo, e non è altro che questo movimento di Shiva nel suo dipanare la propria presenza nell'universo. Però dice che il mantra dei mantra, quale è? È il mantra del respiro. Cioè che già noi respirando, ma non ne siamo consapevoli, ispirazione, la piccola fase di sospensione del respiro, espirazione, la piccola fase di sospensione dell'espirazione per ricominciare poi a inspirare, già quello è un mantra che incessantemente proclama l'unicità della nostra anima con l'entità Shiva che è dire tutto e dire niente, diciamo Shiva per mettere un nome a qualcosa che non può avere un nome. E non è un caso, questo ci fa capire che in realtà pregare, che noi pensiamo essere un'attività prima di tutto consapevole, legata talvolta al domandare qualcosa, legata a una possibilità di già capire la bussola dove l'oriento, verso chi, c'ha un nome, ma è questo piuttosto che quest'altro, è più sopra o più sotto, è uno o tanti. Se tu togli tutto, sperimenti da solo, spontaneamente, cos'è pregare. E guarda caso abbiamo fatto quanto? Una mezz'oretta di chiacchiere, abbiamo parlato di preghiera e non è stato necessario usare la parola preghiera manco una volta, abbiamo parlato di preghiera e non è stato necessario manco una volta nominare ciò verso cui eventualmente preghiamo o ciò che prega attraverso di noi. Possiamo chiamarlo Dio, l'assoluto, eccetera. Non c'è bisogno. Per questo, per me, quando e vi dico appena la storia, ma veramente è una storia complessa, nel senso che ho avuto la possibilità di conoscere questo testo, che è un testo che è stato poi trovato per caso in un deposito della biblioteca di Shiraz in Iran, da un iranista francese che tra l'altro mi ha detto: guarda, ti do tutto, ma lasciami fuori, anche perché lavora sul testo, lascia fuori il nome vero di Absa, che non è certamente Absa, ma è uno pseudonimo, e lascia fuori anche il nome mio perché poco è. Se ti interessa, lavoraci intanto tu, poi semmai lo riprendiamo assieme il testo, eccetera, eccetera. Però quando ho visto questo lavoro mi ha spiegato un po' lui stesso come era entrato in possesso, eccetera, i vari giri caramboleschi, perché io questo iranista poi l'avevo conosciuto durante un mio viaggio a Damasco, l'avevo conosciuto per caso nel quartiere cristiano di Damasco, tra l'altro. Quando ho visto questo testo ho detto: wow, cioè è strano, c'è una sintesi, ma allo stesso tempo c'è una semplicità che ti fa capire che lì dietro c'è stata un'esperienza. Un ragazzo che ha poco più di 20 anni, figlio di un ciabattino, a quanto pare, di Carcassonne, decide di partire nel 1600 più o meno, andarsene in Iran a cercare di grattare quello che c'era ancora e che pensava di trovare da quelle parti là, e l'Iran in quell'epoca c'era ancora tutto e niente al tempo stesso, c'era ancora il passaggio della religione zoroastriana, c'era il sufismo. Io spesso parlo di questa splendida figura che in gran parte è stata conosciuta grazie a Corben, che è Soravardi, eccetera, quindi sicuramente è entrato in contatto con alcuni filoni di quello che rimaneva di, diciamo, mistica esperienziale in questa vasta regione che ha attraversato, ma al di là di quello lo vedi, lui a un certo punto si è messo le gambe in spalla e ha detto: non c'è altro modo di trovare le cose che vedendo io stesso come me la apro questa strada, senza che ci sia, e non c'è mai in nessun momento, una foga titanica, luciferina di dire: con i mezzi umani io salgo la torre di Babele, con i mezzi umani io salgo sulla scala di Giacobbe, niente di questo. Lui parla sempre
di una parola, ma il suo background è cristiano ed evidentemente cristiano. Parla sempre c'è un riferimento alla grazia, che significa che se da una parte tu entri, ci deve essere per forza qualcosa da dentro che si schiude e apre la porta. Altrimenti tu puoi spingere, 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 ma se da dentro, direbbero i buddisti, la tua mente di illuminazione non è matura a manifestarsi, tu puoi spingere quanto vuoi, ma rimarrai un elettrone attorno a questo tuo grande mistero, che poi questo grande mistero ha il volto divino, ma come dice lui, quando lo vedrai che ha il tuo stesso volto, bene o male questo divino, e non potrai manco staccare la tua faccia dalla faccia di quello che incontrerai, perché le due cose, come dice Absat, sono in un abbraccio amoroso da sempre. Non c'è mai stata disunione. Questo percorso che lui indica è un percorso che invece si muove verso la possibilità di riconoscere che noi siamo da sempre, in realtà, in unione con la nostra origine, che la strada per poter esperire tutto questo è molto semplice e passa per una riconnessione autentica, profonda e sincera con il nostro corpo e con quello che all'interno lo anima sotto forma di ritmi fondamentali del nostro corpo. Wow, detto forse domande e poi ripartiamo, così intanto riprendo fiato. Se ci sono domande. Il testo originale ritrovato nella biblioteca di Shiraz è in francese o in persiano? No, è francese, sì, è stato scritto in francese. Ma sembra, cioè, se lo leggerete è bello, è un testo, alla base è un testo poetico. È scritto in una maniera molto, molto dolce, però è di una densità al tempo stesso che ogni frase c'è dentro tanto. Ma lui come comunicava con questi maestri zoroastriani, Beh, è stato musulmani? lì, sembra che è morto a 40 e qualcosa anni in un paesino sperduto dell'Iran orientale. Quindi probabilmente ha imparato il persiano, il parsi, eccetera, e quindi comunicava in arabo, eccetera. Di questo non ne parla. È chiaro, ci sono dei piccoli riferimenti a alcune sure del Corano, a varie cose, anche se quello che fa strano è che c'è sempre un fortissimo impianto cristiano depurato da tantissime cose, perché lo vedi, se lo è rivisitato a modo suo, in una maniera molto, molto, molto personale direi, però fortemente genuina, autentica, e si sente con un moto di impeto che veniva effettivamente dal profondo e che era animato da una forte sete, quello si sente. Ho visto, c'è una potenza proprio alchemica ermetica incredibile, Sì, sembra proprio una via alchemica secca. lo è, lo è. Lo è ed è un percorso, la cosa assurda, che è ipercoerente, sono più o meno 10 libri e è un itinerario. Ed è bello perché dalla staticità più pura dell'inizio, che dice scendi nel tuo corpo, spogliati, 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 cosa rimane in questo fondo? Un cuore che batte. Da lì pian piano c'è tutto un percorso che porta a fare un'analisi della tua mente, dei tuoi pensieri, un lavoro sui sensi sottili, sui sensi grossolani, fino addirittura all'ultimo capitolo, che è quello sulla danza del filo d'erba, mi pare si chiami, dove appunto ti dice come spontaneamente è possibile utilizzare il corpo, la danza come strumento di preghiera. E guardate che quando ho guardato sto libro qua, quando mi sono messo a tradurre, a scrivere l'introduzione a questo libro, mi sono guardato in giro, dico ma... E poi l'appendice al libro, che non ho voluto, perché è proprio un'altra scrittura, un altro tono, non l'ho voluto pubblicare assieme a questo volume, voluto lasciare candidamente intatto quest'opera qua. Quando ho scritto l'appendice, che è sul senso al giorno d'oggi di scrivere un libro così, di pubblicare un libro così assurdo sul corpo e la preghiera, mi sono guardato in giro e, al di là di tutto quello che già conoscevo, esicasmo, in parte ermetismo, tutto quello che voi immagino sapete, l'uso del corpo, la danza, i dervish, tutto lo è, mi dicevo cosa c'è al giorno d'oggi in ambito cristiano e non per forza cattolico riguardo a corpo e preghiera. Non c'è quasi niente.
Se noi togliamo qualcosa che si trova ancora nella tradizione carmelitana, lasciamo da parte gli ortodossi, che è un discorso a parte dove questa tradizione ancora è attiva, ma anche perché c'è una visione diversa dell'uomo e del rapporto col divino. Cioè, l'ortodossia ancora, grazie al cielo, postula il fatto che lo scopo per cui l'uomo è venuto sulla terra è divinizzarsi, cioè creare l'unione col divino, mentre, perdonate, io sono su questo un po' taglio corto, se domandate a un cattolico medio per quale motivo noi siamo sulla terra, è difficile che vi dica che lo scopo è la theosis, la divinizzazione, cioè riunire la nostra anima alla luce increata di Dio, come dice Gregorio Palamas, che è bellissimo. Quindi come la nostra anima diventa come immersa in questo fuoco e diventano la nostra anima e la luce increata divina diventano non più separabili, non si vede più la differenza tra le due, esattamente come un ferro incandescente che messo nella brace non si capisce più a un certo momento dov'è la brace e dov'è il ferro, pur sapendo che una cosa è la brace e una cosa è il ferro. Lasciamo da parte l'ortodossia. La cosa assurda è che dove si parla di corpo di preghiera molto sono i protestanti americani, dove però è proprio un'attitudine, dici, ma è proprio un'altra roba rispetto a questa di una psa, dove vedi che allora pregare significa allora seguire, praticare alcune attitudini corporee che sono tra l'altro fotocopiate su certe attitudini corporee illustrate in alcuni frammenti della Bibbia, ripeterle con la stessa attitudine in atto di devozione, lode, richiesta o quello che può essere alla divinità. Per cui c'è l'idea che se tu, perdonate, sono cattivo, il vigile urbano, cioè se tu fai dei gesti con una certa attitudine, quelli spontaneamente hanno il potere di metterti in contatto col divino. Qui è il contrario, lui non ti dà un'indicazione di niente, dice quando tu danzerai pregando, non ti dice niente di quello che sarà il tuo moto, il tuo movimento in questa danza, perché quello è ciascuno di noi nella propria intimità che sta danzando per entrare in contatto con il divino. Non ci sono regole, prima viene l'esperienza e poi viene la tecnica. Noi siamo abituati, e questo è il grande dramma della nostra esperienza, su tutto, e questo vale per lo yoga, vale per la meditazione, tu pensi che se incroci le gambe, respiri in un certo modo, immediatamente la tua persona si sposa, combacia con un archetipo e tu viaggi. Ma non è così. Viaggi se tu ti riunisci alla forza che ha creato quella forma. Se tu ti riunisci solo alla forma, non vai da nessuna parte. Se tu non ritorni a quel magma che ha creato la forma, non ha senso. C'era il maestro Dogen, e quindi il Soto Zen, che diceva giustamente, lui che aveva fatto questo lavoro di riportare gran parte dello Zen alle sue radici primitive, nel senso radici legate al buddismo cinese, diceva già la postura del loto, già mettendoti in quella postura guardando il muro, perché questo è il Soto Zen, uno realizza già Buddha, ed è verissimo, però non è che realizzi solo Buddha mettendoti a gambe incrociate e fissando un muro per ore, diventi Buddha se attraverso quella posizione ti riconnetti alla sorgente che ha permesso allo stesso Buddha di illuminarsi. Ed è per questo che fa un libro del genere, dice, ma dove porta? Porta dentro di te e ti porta ciascuno di noi in una strada che per ciascuno è molto personale e intima, perché non ci sono delle indicazioni ma non ci sono delle tecniche. In un mondo dove noi pensiamo, ed è la nostra bulimia, se faccio lo yoga kundalini, un po' di respirazioni, 4 kumbhaka e qualcosa si sveglia, e in genere non si sveglia niente. Rimaniamo frustrati o ci accontentiamo di qualche leggera calore a livello de coccige. Possono essere milioni le cause per cui si scalda un cuore durante la preghiera o durante la pratica meditativa, e milioni di cause, che vi assicuro non sono per forza mistiche, che fanno sentire un piccolo bruciore nella zona dove i giapponesi chiamano hara, quindi intorno al nostro ombelico. Ben altro ci vuole, e ben altro ci vuole semplicemente la sincerità e la determinazione non di connetterci a una tecnica o semplicemente a una tradizione esteriore,
ma a ciò che ha dato forma a quella tecnica o a quella tradizione.